Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a concludere la serie dedicata a come iniziare a costruire un plastico ferroviario. Questo è il quarto ed ultimo episodio, dove cercherò di darvi alcuni consigli utili per quanto riguarda la scelta della scala, gli spazi, l'ambientazione, l'epoca e vari consigli. Prima che comincio questo video voglio ringraziare lo sponsor di questo video che è Fisco Zen. Se non conoscete Fisco Zen, link in descrizione col mio codice che vi porta direttamente sul loro sito, e qualora scegliate di diventare partner di Fisco Zen, quindi attivando con Fisco Zen una sorta di collaborazione, vi vengono regalati 50 euro da parte mia. Quindi prendete subito a volo questa occasione. Se siete un'azienda o se state aprendo un'azienda, avete un'idea di farvi una ditta individuale, soprattutto se siete degli youtuber e volete mettervi in regola con il fisco, vi consiglio proprio Fisco Zen, perché io mi sono trovato, anzi mi trovo benissimo. Potete controllare in tempo reale la vostra dashboard dove vedete quello che dovete pagare di tasse e vedete subito quanto dovete pagare anche di INPS, quindi non vi trovate mai sorprese. Vedete un pannello di controllo, veramente un gestionale strafighissimo, proprio come se avessimo un commercialista sempre in casa. Il tutto si svolge solo ed esclusivamente online, senza doversi recare da nessuna parte. Io ho speso 399 euro IVA compresa per tutto l'anno, raga, fidatevi che è una cifra veramente e vi tengono la gestione della vostra contabilità per tutto l'anno. Avete la chat online che vi risponde immediatamente. Io ci ho provato, pensavo fosse una cosa bla bla bla, e invece funziona veramente bene, ti risponde sempre subito qualcuno per risolverti ogni tuo problema. Se vi va, dategli un'occhiata, anche se avete un'azienda già avviata e volete magari cambiare regime, spendere meno e avere più velocità nelle vostre lavorazioni. Ormai si fa tutto online, Fisco Zen è quello che fa per voi, quindi per Fisco Zen. Andiamo subito al volo, senza stare qui a fare troppe discussioni, perché questo non è un video basato solo e esclusivamente sulle scale, che magari ne faremo uno appropriato parlando solo e esclusivamente del rapporto di scale. Ma quello che posso dirvi al volo è che le scale, diciamo, più commerciali nel nostro paese, senza che ve le elenco tutte, perché ragazzi ce ne sono veramente tante, americane, australiane, che fanno degli scartamenti totalmente lontani dal nostro mondo, vi dico velocemente quello che in Italia è molto più di tendenza. Ovviamente la scala H0, la scala 1,87 è quella più utilizzata in tutto il mondo e anche in Italia. Dopo di essa la scala N per una questione anche di comodità per spazi, ma non è vero, e poi capirete il perché. Scala Z, che è la scala più piccola che ci possa essere, e poi ultimamente sta andando un po' in auge anche la scala TT. Stanno venendo fuori un bel po' di cosine. E poi direi anche la scala G, che è la scala da giardino, che è quella che in Italia sta cominciando, forse da qualche parte, specialmente nel nord Italia, qualcuno sta cominciando a mettere i treni nel proprio giardino. Detto questo, il consiglio che posso darvi quando state per cominciare a fare un plastico, sappiate che qualsiasi scala voi andate a scegliere, questo non cambierà il vostro portafoglio, perché tanti credono che magari prendendo una scala più piccola spendete meno. No, i prezzi sostanzialmente non cambiano, quindi ci sono locomotive in scala Z da 200 euro come ci sono locomotive in scala G da 200 euro. Ovviamente in scala G troviamo locomotive anche da 3.000 euro, ma questo è un dettaglio differente dal discorso comunque di base, nel senso gli star set che trovate di scala G hanno lo stesso prezzo di uno star set in scala Z, non cambia nulla. Ok, detto questo, partendo da una forma basica, il prezzo sarà sempre quello. Quindi il discorso del vostro portafoglio invece sarà: quanto posso investire su un plastico, quanto budget ho a disposizione? Ecco, cominciate a lavorare su questo concetto e vi posso garantire che nel mondo del ferroviario non fatevi prendere dal momento che magari in questo momento avete 3, 4, 10.000 euro da spendere e quindi li fate fuori tutti. No, un consiglio che posso darvi è: teneteli da parte e fate sempre piccoli passi step by step, perché magari all'improvviso potrebbe non piacervi il lavoro che state facendo, oppure potrebbe non piacervi più la scala che avete scelto, oppure va bene tutto quello che state facendo ma a un certo punto vi rendete conto che volevate fare altro, quindi smontate tutto e ricominciate come ho fatto io un sacco di volte. Quindi il modellismo ferroviario è così, è un po' particolare. Quindi il consiglio mio è sempre quello di partire sempre con i piedi a terra, con piccoli step. Cominciate a godere anche di un piccolo rettilineo da 30 cm e guardatevi il vostro trenino che si muove avanti e indietro finché a un certo punto decidete di fare un passo in più
o di cambiare strada. Questo è il consiglio più grande che posso darvi. Sono stato un ex commerciante del settore, ho avuto un negozio dove vendevo modellismo ferroviario e quindi ne ho viste di cotte e di crude e sapevo già quando un cliente arrivava che cosa voleva e se sarebbe tornato meno. Me ne accorgevo subito già dalla qualità del cliente, ok? Detto questo, la prima cosa che poi dovete anche, diciamo, una volta capito qual è il vostro budget che volete arrivare, o comunque se avete un budget iniziale che volete cominciare a investire, fatevi subito la domanda successiva, che sarà: dove lo faccio questo benedetto plastico? Ecco, qui ci sono migliaia e migliaia di soluzioni che potete prendere, ok? Una delle tante soluzioni è quelle, ovviamente, per chi ha case piccole e abita in appartamenti dove non ha molto spazio, la prima soluzione è quella di pensare il garage, il box, chiamatelo come volete. Ci sono soluzioni di vario genere anche nel box, che possono essere plastico costruito nel laterale, plastico a ferro di cavallo che gira intorno al box, quindi riuscite lo stesso a mettere la macchina, oppure plastico sopraelevato che potete abbassare con un motorino che vi permette di sollevarlo quando ne avete bisogno, lo tirate su, cioè quando ne avete bisogno lo tirate giù, quando non ne avete bisogno lo tirate su e infilate sotto la macchina. Questo, diciamo, è il metodo box garage. Se poi invece avete uno scantinato, la cantina, anche lì valutate quanto spazio potete dedicare. Magari ci sono tanti che sfruttano gli scaffali della cantina facendo andare i treni sotto gli scaffali, sfruttando ogni minimo spazio a disposizione. Anche nello scantinato è possibile fare sempre il ragionamento di mettere appunto il plastico sul tetto e abbassarlo quando vi serve. Questa cosa la potete fare anche in casa. Ho visto un video di un americano che si è fatto un plastico in casa, ha fatto un abbassamento nel soggiorno, aveva un grande soggiorno e dice: perché mettere il plastico in mezzo al soggiorno quando io lo metto sul tetto? E sotto addirittura aveva fatto i faretti, ok, quelli del classico abbassamento in cartongesso che illuminavano il soggiorno. Però appena andava via la moglie schiacciava un pulsante, gli si calava questo abbassamento, diciamo, e sopra trovava il suo plastico, lui ci girava intorno, ci giocava, faceva quello da fare, quando aveva finito lo tirava su. Cosa anche questa figa. Ovviamente capite benissimo che questi tipi di diciamo ingegni richiedono ovviamente un grande impegno da parte vostra, se avete abilità da falegnami, da fabbro, insomma da operaio capace a fare lavori di manovalanza, e ovviamente anche un budget abbastanza elevato per fare dei lavori del genere. Altro suggerimento: il plastico da nascondere sotto il letto. Se avete un letto alto e se non decidete di fare montagne e cose abbastanza grosse, potete nasconderlo sotto il letto, dietro la porta. Plastici a scomparsa, plastici pieghevoli, ce ne sono di tutti i gusti. Dovete semplicemente fare andare il vostro cervello, quindi la vostra fantasia, e sfruttare gli spazi che avete a disposizione. Se invece avete una grande casa e volete farlo in casa, ovviamente ci sono persone che hanno dedicato proprio le stanze al plastico, meglio per voi, sicuramente vi avvantaggia. Ecco, questo ovviamente non ha nulla a che vedere col discorso scala, perché uno dice: io faccio la scala N perché ho poco spazio. Di queste cose ne ho sentite tantissime volte di gente che pensa che facendo questa scelta ha fatto la cosa migliore. Il problema è che al momento si fa questa scelta, poi quando si comincia ci si rende conto che magari quando ti metti lì a fotografarti o a guardarti il tuo plastico nel dettaglio mentre lo stai costruendo, cominci a dire: però mi piace di più l'H0, con la N non mi diverto. Perché l'ho fatto? Tutto perché volevo stare in poco spazio e volevo fare tanto? Ecco, questo è uno dei grandi errori. Con questo ovviamente, raga, non voglio sminuire le scale, nel senso che è ovvio che la scala H0 ha più dettagli, ok? La scala N ovviamente comincia a perdere, per non parlare della scala Z, ma capite che se dovete ottimizzare gli spazi dovete fare delle scelte. Cioè, non pensiate di avere comunque dettagli in tutte le scale. Diciamo che dall'H0 in su potete cominciare a vedere ottimi risultati dal punto di vista estetico. Se invece voi dite: no, a me non mi interessa, perché io conosco anche persone megalomani. Io per esempio quando ero bambino andavo a scuola, mi ricordo quando c'era l'ora di ricreazione che la maestra diceva: fate un disegno a caso, no? Fate quello che volete. Io disegnavo sempre, questa cosa l'ho sempre raccontata, disegnavo sempre i plastici, ok? I miei futuri plastici, che magari qualcuno di essi non ho mai fatto, anche perché erano megalomani, e mi ricordo che disegnavo sempre delle grandi linee ferroviarie immense, infinite, che andavano nell'infinito ed oltre, ed erano sempre pensati in scala N, perché avevo anch'io a quell'età il terrore di dire: no, perché se io avrò una casa come ce l'aveva mio papà, in scala N, facendolo così, potrei fare un plastico enorme della Madonna. E invece vi posso garantire che non è così, perché ci si può divertire sviluppando anche plastici in 1,87, quindi scala H0,
stando anche in poco spazio. Basta far andare il cervello, la testa e la fantasia, perché potete veramente sbizzarrirvi con tanti metodi che magari nel canale col tempo vi farò vedere. Raga, dico col tempo perché non so se l'avete capito, ma io in questo canale faccio molta fatica a pubblicare video ultimamente perché ho tanta roba da fare, però giuro che cercherò di mantenere ogni tanto almeno un video, spero di portarvi 2-3 video al mese. Tra poco ad aprile porteremo avanti qualche video del plastico. Il plastico lo sto lavorando già perché devo un attimino mettere il piede sull'acceleratore, il plastico di Daniel, perché devo cercare di consegnarvelo, e quindi non farò tutti i video dettagliati come facevo prima perché ho poco tempo, raga. Però poi magari quando mi rilasserò un pochettino, raga, questo è il canale che io mi porterò per la pensione, quindi avremo tutto il tempo. Ho solamente 47 anni, quindi quando sarà che smetterò di lavorare e avrò più tempo da dedicare, ci metteremo magari a fare cose più dettagliate e più lunghe, e magari anche giornaliere. Per adesso farvi un video al giorno in questo canale è impossibile. Dicevo, la scala 1.87 è la scala che sicuramente vi permette grandi scelte, grandi manovre, anche in poco spazio. Poi sta sempre, diciamo, il discorso parte sempre dal fatto che cosa volete fare, perché se voi avete in mente di fare il plastico ferroviario di base, diciamo tradizionale, il classico piattone rettangolare dove facciamo i 2 ovali andata e ritorno, una piccola montagnetta, una piccola stazione, 4 casette qua e là, ci può stare un ragionamento del genere. Dice, vabbè, scala 1.87, faccio una modalità di plastico del genere, in 2 metri per 1 metro riesco a cavarmela stando con, diciamo, misure molto strozzate, ok, usando i raggi 1 eccetera eccetera. Ma questo perché io ho scelto di voler vedere un panorama. Ma se la mia idea invece è, aspetta, ma se la mia idea è vedere solamente delle manovre per fare delle bellissime foto e lavorare su un dettaglio, quindi una parte particolare di una zona ferroviaria, quindi in 2 metri o 3 metri per 1, io potrei decidere di fare solo una stazione, anche se poi non ci sono anelli di ritorno, però posso farla, ok? Movimento treni avanti e indietro quasi statici, fa niente. Posso fare una zona, che ne so, di deposito carbone, perché magari voglio stare in epoca 2, 3 eccetera eccetera, epoca 1, e quindi riuscire a fare in quello spazio, che ne so, piattaforme che si muovono, treni che caricano carbone. Insomma, posso giocarmela in questo modo. Voglio soltanto rappresentare una zona di piattaforma, il deposito, e fare movimentazione avanti e indietro, posso farlo in 2 metri per 1 metro. Voglio solamente rappresentare un viadotto dove praticamente si vede un classico traffico passerelle, il plastico passerella cosiddetto, dove io metto 2 anelli laterali a destra, un anello a destra e un anello a sinistra di ritorno, e in mezzo ci faccio appunto la parte passerella, quindi il passante, dove io vedo su questo ponte passare treni, e sotto magari gli faccio passare un altro treno che però non passa, è soltanto puramente estetico, e questo mi aumenta la qualità delle mie fotografie, dei miei pensieri, dei miei godimenti di quando sto costruendo il plastico. Quindi ci sono migliaia e migliaia di metodi per realizzarvi un plastico. Ci sono anche persone che si fanno i diorami. Sapete che il diorama è praticamente un'estrazione del plastico, quindi è una parte di un ipotetico plastico. Quindi io posso anche rappresentare degli spazi ferroviari, delle ambientazioni ferroviarie solo ed esclusivamente anche su un diorama, e mettermelo lì sullo scaffale, guardarmelo e scattare le foto. E nel diorama posso rappresentare ogni ambientazione possibile e immaginabile, e in tutte le scale. Quindi il diorama lo potete fare anche addirittura in scala G, quindi non avete limiti a niente. È ovvio che è inutile discutere sul fatto che se io ho un'associazione, come ce l'avevo una volta, e ho 400 metri quadri disponibili, è ovvio che li sfrutto al meglio, e quindi posso fare grandi estese, vallate, il Grand Canyon americano, posso fare un sacco di cose. Ma se io invece non ho questi spazi, come gran parte di noi purtroppo, perché non tutti abbiamo grandi spazi, beh, allora devo trovare, diciamo, sicuramente una sorta di compromesso tra me e il plastico. Però io mi devo divertire, la cosa più importante è quella, quindi il mio divertimento è costruire il plastico e ottenere quello che voglio fare. Quello che voglio fare è un'ambientazione americana in 2 metri, faccio l'ambientazione americana in 2 metri. Chi se ne frega che magari il treno non può fare grandi viaggi, magari mi basta vedere solo 4 movimentazioni avanti e indietro e finisce lì. Quindi il discorso scala si chiude proprio in questo, diciamo, lo chiuderei qui dicendovi proprio la scala è irrilevante, nel senso che più che altro mi impegnerei a capire
il discorso scala per quanto riguarda l'offerta commerciale che c'è sul mercato, perché le scale ovviamente hanno anche lì un pacchetto commerciale diverso tra loro, quindi è ovvio che l'H0 è la scala che in Europa offre di più di tutte. Subito dopo l'H0 abbiamo la scala N, ma dopo di queste due scale, scala Z trovate pochissimo e scala G trovate pochissimo, confronto il rapporto a queste due scale appena citate. Quindi è questo il ragionamento che dovete fare: quanto materiale trovo per quello che voglio fare? Ecco, fatevi anche questo ragionamento, perché poi non c'è solo il discorso scala, ma c'è anche il discorso ambientazione e epoca, cioè su quale ambientazione voglio lavorare. Quindi, per farvi capire in parole molto povere, che tipo di scenario voglio creare sul mio plastico, il mio layout, cosa voglio fare? Voglio fare una zona invernale, quindi tanta neve? Chi viaggia su quei posti? Treni, ovviamente, che viaggiano sulle montagne, quindi che ne so, Bernina, ok, mettiamola giù così. Che cosa succede? Lo trovo in scala TT se voglio fare la TT? No. Lo trovo in scala N? Forse. Lo trovo in H0? Sicuro. Lo trovo in scala G? Forse. Cioè, fatevi sempre questo tipo di ragionamento. Stessa cosa vale per l'epoca. Quindi se scegliete di fare un plastico in epoca 1, 2, quindi tutte le locomotive a vapore, di tutte le ferrovie, magari anche tedesche, francesi, eccetera, fate sempre attenzione su quale epoca volete costruire e accertatevi che la scala che state scegliendo abbia sul mercato a disposizione ciò che vi servirà per allestire il vostro plastico. Questo non solo per quanto riguarda i treni, ma anche i materiali di armamento, e soprattutto che se volete fare un plastico dettagliato, quindi il vero plastico, cioè ciò che riesco a rappresentare in miniatura basandomi sulla realtà. Quindi se devo fare una roba del genere devo ovviamente fare un lavoro fatto bene, quindi dovrò stare attento anche ai personaggi, quindi trovare personaggi presi in scala, diciamo quella che devo usare, che ne so, l'H0. Ci sono i personaggi scala H0 dell'epoca 1? Italiani? Ferrovieri di quell'epoca? Italiani trovo FS o dovrò farmeli a mano? Ecco, valutate anche questo. Trovo ancora in commercio edifici in scala H0 oppure N di stile FS dell'epoca 2? Li trovo? Ecco, dovete valutarvi sempre questa cosa. Quindi prima di cominciare a fare un plastico, guardatevi attorno su quello che potrà servirvi e cominciate poi a scegliere appunto il vostro, scendete a compromessi con quello che dovete fare, ecco, in parole povere. È ovvio che, ragazzi, esiste anche l'autocostruzione, quindi se siete abili costruttori e vi sapete costruire tutto, allora il discorso decade, perché riuscirete in qualsiasi momento a risolvere il problema senza andarvi a fare problemi dal punto di vista di ricerca sul mercato, perché se siete capaci di costruirvi semafori, case, stazioni, automobili, personaggi da soli, meglio così. Ma credo che chi sta seguendo questo video, chi è entrato qua, difficilmente riuscirà a fare queste cose, perché chi fa già questo non segue i miei video, parliamoci chiaro. Quindi il suggerimento che posso darvi: la relazione epoca e soprattutto ambientazione e scala sono tre cose che viaggiano insieme, perché dovete sempre valutarle in base alla scala. Quindi state attenti a cosa volete fare, accertatevi se quelle cose che volete fare c'è a disposizione il materiale, se avete anche le capacità di poterlo fare, e poi fate il vostro passo. È ovvio che, ragazzi, è inutile dirvi che se avete poco spazio però volete farlo in casa, scordatevi i plastici con le montagne, tutte cose così, perché non riuscirete mai a farlo. Se invece avete tanto spazio, il mio consiglio è sempre la scala H0 in conclusione. Il consiglio che posso darvi io: scala H0 tutta la vita. Potete fare veramente tantissima roba con la scala H0, avete sempre a disposizione tanto materiale e soprattutto le epoche trovate tutto, e anche le ambientazioni potete scegliere di passare da un'ambientazione all'altra pur stando nello stesso plastico, quindi fare zone invernali piuttosto che zone montuose, zone di mare, e trovate veramente tanta roba. Quindi il consiglio è H0. Per quelli che hanno poco spazio in casa vi consiglio lo stesso H0, ma trovate sempre un modo per farlo, magari facendovi dei moduli. Ecco, un'ultima cosa, concludo: i moduli è un altro modo per fare il plastico,
è una cosa che posso consigliare a chi veramente non ha spazio, magari crearvi dei piccoli moduli da 1 metro per 50 centimetri, costruirveli e man mano che li costruite li conservate in cantina da qualche parte e avrete la possibilità di vedere tutto il vostro implastico intero aggiungendo i moduli uno attaccato all'altro soltanto quando il giorno che volete giocare, tirarlo fuori, lo potete fare e poi lo rimettete via. È l'unico modo per avere, diciamo, un plastico grande in case piccole. Ovviamente deve essere una cosa smontabile, ok, ambulante, quindi è un po' come andare a fare il mercatino, montate il mercatino, poi lo rismontate e ve ne andate a casa. La stessa cosa il plastico modulare fatto in casa in questa maniera qua, che è molto lontano dal discorso dei plastici modulari che si usano nelle associazioni, che sono cose mastodontiche, diverse, tutto un altro mondo. Io penso di avervi detto tutto, raga, in questo video, perché di scala vi ho dato il consiglio, di ambientazione vi ho detto che appunto scegliete in base alla vostra fantasia, ma sappiate che l'ambientazione più è particolare, più è montuosa e più richiede grandi abilità e ovviamente più budget. Meno è strutturata, quindi se state in pianura spendete sicuramente meno. Per quanto riguarda invece la scala vi consiglio H0 come vi ho detto prima, e per quanto riguarda le epoche vi consiglio l'epoca che a voi piace, perché lì poi è una questione anche di piacere. Però consiglio anche che, voglio dire, un consiglio finale, che io mi diverto tantissimo a vedere treni di varie epoche sul mio plastico, quindi nessuno mi vieta di mettere treni a vapore insieme a treni elettrici tipo il Frecciarossa nel mio plastico e far viaggiare automobiline tipo, che ne so, la Topolino insieme al Lamborghini di oggi. Quindi potete fare quello che volete. Questi sono i miei consigli, spero che vi siano stati utili. Questa serie si conclude con questo video, quindi la serie come iniziare a costruire un plastico finisce qua. Vi riporto a guardare le mie playlist qua sotto per come costruire i plastici, quindi la parte, diciamo, tecnica, e ne vedremo ancora qualcosa più avanti. Tra qualche giorno cominceremo a lavorare sul plastico e poi magari settimana prossima, a grande richiesta, visto che me lo state chiedendo in tanti, riprendiamo la serie per quanto riguarda le reaction sui plastici ferroviari. Se avete i vostri plastici da consigliarvi, scrivetevelo qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, date un'occhiata a Fisco Zen, un abbraccio e tante belle cose.